Bentornati a In Viaggio con l'Archeologo. Oggi vedremo il matrimonio nell'antica Grecia. Tralasciamo il caso di Sparta analizzato nel video sulle donne spartane e concentriamoci sulla vita nelle altre parti della Grecia, in particolare ad Atene, poiché da qui provengono la maggior parte delle informazioni. Il matrimonio si suddivide in tre atti, tre momenti ben distinti. Il primo di questi è il cosiddetto engyue, cioè l'accordo, letteralmente la garanzia, tra il futuro marito e chi detiene la tutela della donna, il tutore o kyrios. Generalmente è il padre, ma può essere anche un altro uomo della famiglia. Questo poiché, lo ricordo, la donna nel mondo greco è sottoposta sempre all'autorità di un uomo. Con l'engyue quindi si assiste alla cessione della donna in cambio di una dote che, in caso di scioglimento del matrimonio, tornerà alla donna e quindi alla famiglia paterna. Questa dote consiste in terre, denaro o altri beni di valore, proprietà che ad Atene vengono gestite dal marito e spettano ai figli maschi avuti dalla coppia. L'accordo ovviamente può essere stipulato anche molto tempo prima rispetto al matrimonio e non si considera assolutamente la volontà della futura sposa. Ed ecco quindi che arriviamo alla seconda tappa, il matrimonio. Questo rito comprende tutta una serie di passaggi che durano più giorni. La casa della futura sposa viene addobbata con corone e ghirlande, assistiamo anche a sacrifici, ma si tratta di sacrifici strani, poiché anziché trovare animali o cibi, vengono deposti in onore di Artemide oggetti che ricordano la passata età infantile, quindi abiti, giocattoli e persino ciocche di capelli. Il secondo giorno è quello del matrimonio, detto gamos. Si apre con la preparazione della ragazza. Alla casa vengono portati vasi contenenti acqua, raccolta da fontane o fiumi ritenuti in grado di favorire la fertilità della donna, e con queste acque la ragazza deve fare il bagno. Dopodiché arrivano i progami ad ora, i regali che la sposa indosserà durante la cerimonia. E parlando di vestiti, si arriva alla vestizione. La nymphe, cioè la sposa, è aiutata dalle donne di famiglia e da una nymfeutria, una donna legata in qualche modo alla famiglia della sposa e incaricata di controllare che tutto proceda per il meglio. L'abito prevede un chitone, una tunica, e un imation, un mantello. Viene indossato poi un velo color rosso acceso che copre la testa, mentre ai piedi troviamo dei sandali creati per l'occasione. A tal proposito potete vedere anche il video sul matrimonio romano. Nel frattempo, un bambino, con entrambi i genitori in vita, annuncia l'evento camminando per le strade del quartiere. Il bambino porta con sé due oggetti. Da una parte una ghirlanda di acanto e ghiande. L'acanto è una pianta spinosa e assieme alle ghiande va ad indicare la vita selvaggia. Dall'altro un setaccio con del pane, elementi che indicano invece la civiltà. In sostanza si propone l'idea del matrimonio come passaggio nella vita dei due sposi. È quindi il turno dei sacrifici in onore di Era, che protegge le coppie, e di Zeus, nonché di Afrodite, Artemide e Peizò, la dea della persuasione e della seduzione. Dopo il sacrificio c'è il banchetto a casa del padre della sposa, con danze e musiche, al quale partecipano entrambe le famiglie. Le donne però sono separate dagli uomini e la sposa si presenta completamente velata. Al termine del banchetto assistiamo al rito. Appare molto semplice e prevede che il tutore della donna prenda le mani di lei e le ponga tra quelle del futuro sposo. Da notare che la tutela diventerà effettiva per lo sposo solo con la nascita del primo figlio maschio. A questo punto lo sposo toglie il velo dal volto della donna. Il gesto, detto anacaliupsis, sigla l'avvenuto matrimonio. La sposa può ora trasferirsi a casa del marito. Ecco la terza fase, la synoikia, la convivenza. E lo fa mediante una processione notturna composta da amici e parenti che illuminano il percorso servendosi di torce. Come per il corrispettivo romano, anche qui il corteo è accompagnato da musica, battute e canti. Arrivati all'abitazione, i due sposi vengono accolti dai genitori di lui. La suocera accompagna la sposa al focolare domestico e qui alla coppia viene lanciata frutta secca, fichi e noci per propiziare l'unione. Gli sposi entrano infine nella camera da letto, il thálamos. Un amico si pone a guardia della porta, mentre fanciulli e fanciulle cantano gli epitalami, dei componimenti nuziali. Al mattino successivo la donna riceve altri doni dal marito e dai parenti. La donna inizia così la sua vita come moglie, dovendo dimostrare fedeltà al marito, il quale invece non è tenuto a tale vincolo, e può infatti intrattenere rapporti extraconiugali a patto che questi non includano, ad Atene,
altre cittadine ateniesi. Se la relazione avviene con un'altra sposa ateniese, si parla di adulterio e l'adultero è sottoposto a pene che spaziano dall'umiliazione pubblica a sanzioni pecuniarie sino alla condanna a morte. La donna adultera viene invece immediatamente ripudiata, pena la perdita dei diritti civili e politici per l'uomo, ed esclusa da qualsiasi ambito pubblico, comprese le cerimonie religiose. La sua dote viene trattenuta dal marito e le è inoltre vietato indossare gioielli. Nel caso contravvenga queste norme può essere percossa. Ed infine il divorzio, che ad Atene può essere richiesto sia dall'uomo sia dalla donna. La differenza è però presente, poiché il marito può richiederlo senza particolari motivi, restituendo però la dote. La donna invece deve presentarsi dal magistrato, dall'arconte eponimo, accompagnata da un uomo e con un valido motivo. Infine, persino il padre della sposa può richiederlo se la coppia non riesce ad avere dei figli maschi. Detto questo, diciamo che il mondo del matrimonio ad Atene lo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo viaggio. Arrivederci!